Buongiorno ragazzi, a tutti quanti è capitato di ricevere la notifica sul cellulare dove c'è scritto bonifico accreditato e finalmente ricevi i tuoi soldi dello stipendio sul tuo conto corrente. Ma a tutti quanti è capitato allo stesso tempo che qualche settimana dopo 10, 15, 20 giorni, prima di fare un acquisto si va a fare un controllo sul proprio conto online e ci si accorge che sfortunatamente si hanno pochi soldi e bisogna rinunciare a quell'acquisto, che probabilmente potrebbe essere molto importante, potrebbero essere le scarpe che devi comprare a tuo figlio o qualcosa del genere. Quindi attraverso questo video voglio cercare di spiegare come andare a risparmiare parte del proprio stipendio e come organizzarlo in modo di avere sempre e comunque dei soldi d'avanzo e come andare ad investire in modo che crescano nel tempo. Tutto questo per avere una propria libertà finanziaria, o meglio una qualità della vita molto più alta rispetto a quella che viviamo, sempre mantenendo lo stesso stipendio. Tutto si gioca nei primi giorni, quando uno riceve lo stipendio, quindi lì bisogna essere molto organizzati, gestire e controllare il proprio stipendio affinché ce ne rimanga una parte per gli ultimi giorni del mese, ma anche per gli ultimi anni della nostra vita, in modo che possiamo viverla con serenità e qualità. Ma cosa sbaglia la gente abitualmente? Perché si trova in questa situazione sempre con l'acqua alla gola, sempre con il cappio e sempre con pochi soldi sul conto corrente? La gente abitualmente fa tre sbagli. Prima di tutto non controlla come spende, e questo è il primo punto, cioè spende attraverso la carta di credito, attraverso delle domiciliazioni, e quindi non si accorge di come i soldi escono dal proprio conto corrente. Due, non organizza e non decide, non ha un piano su come spendere i propri soldi, perché è importante saper comandare i propri soldi e quindi sapere dove e come e quando spenderli. Questa è una cosa fondamentale che non ci insegna nessuno a scuola. E terzo, non basta risparmiare, bisogna investire, altrimenti non basta risparmiare 100-200 euro al mese per poter vivere serenamente nei prossimi anni, ok? Bisogna investire in maniera consapevole e senza troppi rischi. Questi sono i tre sbagli. Allora, se non vogliamo fare questi tre sbagli e vogliamo cercare di vivere una vita di qualità che ci permetta di non pensare sempre con assillo ai soldi, ma con serenità, guardati questo video. Allora, qua sei venuto sul canale di M per Mani, il primo canale italiano che cerca di spiegare come razionalizzare le proprie spese, come risparmiare e come semplicemente andare a investire i propri risparmi per cercare di vivere una vita di qualità, sia per te che per la tua famiglia. Allora, cosa bisogna fare prima di tutto, tornando all'argomento principale? Prima di tutto bisogna capire come si spendono i soldi, quindi controllare il budget, ok? Ipotizziamo che tu ricevi uno stipendio di 2000 euro. Ok, questi 2000 euro come vengono spesi durante l'arco del mese? Quindi bisogna dotarsi, ahimè, di un foglio Excel o, chi non lo vuole utilizzare, di un pezzo di carta attraverso il quale monitora le spese che ha fatto, e ogni spesa deve essere associata ad un tema, altrimenti senza un'aggregazione non si riesce a capire bene o male il bilanciamento delle spese. Ipotizziamo che le possiamo dividere, faccio degli esempi, per le spese per la casa, tipo l'affitto o le spese del mutuo, possiamo dividerle anche per i trasporti, quindi il costo dell'assicurazione dell'auto, del carburante, quello per la salute, quindi delle spese mediche, tipo delle visite, delle medicine. Possiamo dividerlo per i divertimenti, per quelli che vengono per il leisure time, quindi per il tempo del piacere, quindi che potrebbe essere, non lo so, comprarsi un libro, potrebbe essere andare a vedere una mostra, potrebbe essere qualsiasi cosa, andare al cinema quindi la suddivisione in aree ben definite delle spese che noi abbiamo è la parte fondamentale. Io eviterei di parlare di spese fisse e spese variabili, perché a parte per alcune spese fisse come potrebbero essere quelle ricorrenti per l'abbonamento di Netflix, in molti casi anche le spese ricorrenti sono variabili. Pensa al mutuo, molto spesso noi non ce l'abbiamo collegato all'andamento
dei tassi di interesse. Molte persone ce l'hanno con cap o variabile e quindi varia nel tempo. Idem, posso dire le spese del riscaldamento, le spese dell'acqua, insomma, quindi anche quelle che abitualmente vengono domiciliate possono cambiare nel tempo e quindi io eviterei questa distinzione che invece molti fanno tra spese fisse e spese variabili. Quello che invece ritengo che sia fondamentale quindi è la suddivisione in quelli che vengono chiamati barattoli, ok? Quindi dei silos, dei cerchi all'interno dei quali noi andiamo a racchiudere le spese che abbiamo fatto. Quindi attraverso il nostro Excel o il nostro foglio di carta noi andiamo a dire, ok, il 40% del nostro stipendio l'abbiamo speso per la casa, il 30% per i trasporti e via discorrendo. Una volta che noi abbiamo un'identificazione precisa, e questo è il primo punto, controllare il budget, una volta che sappiamo come andiamo a spendere, arriva un secondo fondamentale punto per cercare di gestire bene il nostro stipendio. Prima di tutto dobbiamo decidere, avere un piano, decidere come andare a spendere questi soldi, ok? E come facciamo? Prima di tutto dobbiamo usare il metodo delle spese prioritarie, cioè cosa vogliamo spendere, su che cosa vogliamo spendere prima. Il primo consiglio che mi sento di dare è quello, una volta che abbiamo ricevuto lo stipendio, è di andare a suddividere il nostro stipendio in o differenti conti, che però può costare e quindi potrebbe essere evitabile, o essere consapevoli del fatto che almeno in 10, 15, 20% del proprio stipendio deve essere immediatamente tolto e migrato verso un dossier titoli. Questo è fondamentale. Il primo step appena si riceve lo stipendio è quello di andare a togliere la parte che vogliamo risparmiare. Okay? Una volta tolta questa parte andiamo attraverso una prioritizzazione, quindi un ranking che noi creiamo, una scaletta, diciamo ok, abbiamo salvato la parte più importante, quella che noi vogliamo utilizzare per andare ad investire. Quali sono le proprie altre spese che vogliamo mettere in priorità? Un'altra spesa che sicuramente è importante potrebbe essere quella della casa e quindi andiamo a dare priorità alle spese della casa, poi quelle dei trasporti, poi a quelle, non lo so, della salute, a quelle dell'abbigliamento e via discorrendo. Quindi andiamo a dare un ranking e ad ogni ranking diamo un budget di spesa. Una volta che noi abbiamo finito e terminato quel budget, noi smettiamo di spendere almeno per quel mese in quell'area. Ok, se ci rendiamo conto che abbiamo speso troppo perché abbiamo avuto una spesa imprevista, non lo so, perché si è rotta la lavastoviglie e quindi dobbiamo spendere, quella spesa va all'interno della manutenzione della casa e abbiamo raggiunto il budget, dobbiamo a nostra volta diminuire il budget per gli altri argomenti, gli altri, come li abbiamo chiamati, gli altri silos, gli altri barattoli e quindi a sua volta riduciamo il budget per gli altri. È chiaro che per alcune spese non possiamo andare a diminuire il budget perché tipo per la spesa familiare possiamo ridurlo in maniera di fare una spesa più consapevole, con meno sprechi, anzi andate a vedere il video che ho fatto su questo argomento, ma non possiamo non mangiare per risparmiare. Lo scopo di questa razionalizzazione, scusate, delle spese non è finalizzata ad una vita povera e di limitazioni, ma l'intenzione è quella invece di vivere una vita di qualità, sapendo però come vengono spesi i soldi, cioè con consapevolezza, ok? Quindi questo è il punto fondamentale. Appena si ricevono i soldi, andare a togliere una parte che va direttamente nel nostro salvadanaio, ok? Una parte viene invece suddivisa attraverso silos e barattoli differenti con un cap, quindi con una spesa massima che possiamo fare in quel mese. E parte fondamentale è che noi monitoriamo mensilmente
sia le nostre spese che l'organizzazione, il piano che abbiamo creato. Quindi la parte fondamentale del nostro secondo argomento, quindi come vengono organizzati i nostri soldi e le nostre spese, è quello di andare a monitorare continuamente quello che facciamo. E questo non ci occupa tanto tempo, ma la parte fondamentale è che ad inizio di ogni mese, noi andiamo a monitorare le spese che abbiamo avuto nel mese precedente. Ok? E una volta che sono state monitorate, cerchiamo di ribilanciare le spese per il mese nuovo. Quindi noi nei primi 2-3 giorni del mese cerchiamo di capire come andare a razionalizzare, come gestire le spese del nuovo mese, perché è fondamentale ribilanciare continuamente le nostre uscite, ok? Quindi, per chiarificare un po' i due punti che abbiamo trattato fino adesso, voglio dire, è un po' come quando voi dovete comprare una casa. Quando si compra una casa, non è che immediatamente voi decidete dove mettere un lampadario, quale cucina comprare. No, prima di tutto dovete fare un'analisi del vostro budget e quindi sapere quanti soldi avete, ok? Selezionare la casa e quindi di conseguenza i vostri soldi e soprattutto una volta che sapete che potete spendere 150.000 euro, 200.000 euro, sapere, punto numero 2, come organizzarli questi soldi, queste spese. Quindi andare a dire il 40% lo faccio per la ristrutturazione, per i pavimenti, per la ditta che farà i lavori, il 30% lo utilizzerò per l'acquisto dei mobili all'interno della nuova casa e via discorrendo. In tal modo, nel momento in cui io andrò operativamente, avrò acquistato la casa ed andrò ad arredarla o a metterla a posto, saprò quanto potrò spendere per comprare i mobili della cucina, quanto potrò spendere per comprare i mobili del bagno. Ok? E quindi avrò un budget che non potrò sforare. E punto fondamentale numero 2 che vi ho appena detto è andare a monitorare continuamente le nostre spese, così come faremmo quando andiamo a ristrutturare una casa, a comprarla e a arredarla. Perché dobbiamo stare all'interno di quel budget? Perché la maggior parte delle volte che acquistiamo una casa sforiamo del budget del 20-30%. Perché? Perché non abbiamo costruito un nostro file Excel, il nostro foglio all'interno del quale sappiamo qual è il nostro budget, sappiamo come organizzare le nostre spese e monitoriamo le nostre spese. Ok? Sappiate che ci sono un sacco di app che possono aiutarti nel cercare di organizzare e nel cercare di monitorare le vostre spese. Quindi questo è un punto fondamentale che ci tengo a dire. Cercatele su internet, ce ne sono tantissime, molte sono americane, sono fatte molto bene, hanno una spesa molto piccola, ma ti aiutano a risparmiare un sacco di soldi. Ma risparmio non è la fine del nostro viaggio, perché è importante risparmiare, ma come dicevo prima, avere 100-200 euro in più a fine del mese non ti aiuta, come dire, a vivere, magari ti aiuta a vivere una vita più serena, ma non ti aiuta, come dire, a pensare agli anni a venire con maggiore rilassatezza. Se il nostro desiderio, appunto, è quello di vivere con qualità la nostra vita e con maggiore spensieratezza, perché abbiamo già altri pensieri che non vivere per il denaro, la parte fondamentale è quella di andare a investire questi risparmi. E questo è il terzo e fondamentale ultimo punto. Come ho detto prima, una parte del nostro stipendio va salvata il primo giorno nel quale ci arriva lo stipendio, il 15-20%, io consiglio. Una volta che abbiamo tolto questo stipendio, questa parte dello stipendio, ipotizziamo che tu prendi 2.000 euro e vai a mettere via il 20%, che sono 400 euro, queste 400 euro le vai a mettere in questo salvadanaio, in un dossier titoli e li vai a investire. Qui servirebbe un discorso molto molto più approfondito e farò un video dedicato a questo. Qui do dei 3 piccoli consigli. Prima di tutto, gli investimenti vanno fatti mensilmente per tantissime ragioni. Cioè, una volta che si è investito all'interno, non lo so, di un ETF, di un'azione, di un'obbligazione, noi dobbiamo cercare di andare a incrementare quello che abbiamo investito mensilmente, ok?
Se le spese ricorrenti per acquistare quell'azione, quell'obbligazione sono troppi, si può razionalizzare ogni 6 mesi, un anno. Questo perché lo dice proprio la teoria dell'investimento, cioè non si deve investire mai una cifra unica all'interno di un solo momento per ridurre il rischio che si ha nell'andare a investire in un momento magari nel quale si è ai massimi. E quindi una delle ragioni per la quale conviene investire con costanza è questa, ma c'è anche un'altra ragione, perché l'ingresso di quote ripetute nel tempo è un'onda che attraverso l'interesse composto ti aiuta a raggiungere delle cifre molto molto importanti nel tuo dossier titoli. Quindi risparmia questi piccoli soldi mensilmente e investili, ok? Investili. Ma come investirli? Allora, abitualmente si pensa di dover comprare azioni, perché adesso è il momento, dovunque voi giriate, ci sono persone che ti consigliano, compra questa azione, compra Palantir, adesso va Palantir, tutti vogliono questa azione, comprala perché avrà una sicura crescita. Allora, nessuno sa che cosa succederà domani. Ci sono delle azioni magari un pochettino più safe, più sicure delle altre, ma nessuno saprà cosa succede un domani. E dato che noi ci orientiamo per avere una serenità finanziaria per il futuro, il nostro scopo non è quello di andare a rischiare, avere un rischio rendimento altissimo, cioè andare a giocare il nostro 100%, perché in quel caso lì è giocare, in 100% nelle azioni, perché sappiamo che possiamo avere dei grossi rendimenti, ma possiamo avere anche delle grosse cadute in termini di ritorno economico nel breve e medio tempo. Nel lungo sappiamo che bene o male le azioni possono guadagnare, ma nel breve e medio tempo possiamo anche, come dire, imbroccare un momento di negatività e non ci siamo dentro con il 100% del nostro capitale. Quindi lo scopo del nostro investimento è quello di andare ad avere un rendimento riducendo al massimo il rischio che noi abbiamo. E nel fare questo che cosa dobbiamo andare a selezionare? Dei fondi o meglio, questo è quello che consiglio io, degli ETF, okay? Perché l'ETF è molto più economico rispetto a un fondo, soprattutto dà dei rendimenti molto più alti e poi c'ha un terzo aspetto, secondo me fantastico, la diversificazione. Diversificare aiuta a ridurre il rischio. E i rendimenti, vi assicuro, su alcuni fondi e su alcuni ETF sono veramente, veramente molto importanti. Detto questo, quindi noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo risparmiare e quindi investire ogni mese o ogni tot di mesi, ogni 6 mesi, ogni anno, un tot all'interno dei nostri investimenti. Numero 2, andare a diversificare il nostro portafoglio, e vedremo poi come in un video dedicato, ma comunque acquistando degli ETF in particolare. Punto numero 3, pensare alla nostra pensione. E nel caso in cui tu non avessi, ma quasi tutti ce l'hanno, un trattamento di fine rapporto con l'azienda presso la quale lavori, si potrebbero pensare anche a degli strumenti pensionistici o di risparmio come il PIR, che danno anche dei vantaggi assolutamente fiscali quando si va a investire all'interno. Quindi, punto numero 1, capire e controllare le spese. 2, organizzare e decidere come spendere, quindi controllare i soldi. Numero 3, i soldi risparmiati andarli a investire diversificandoli in strumenti da rischio rendimento basso. Allora, questi sono i 3 punti fondamentali una volta che si è ricevuto il proprio stipendio e si è ricevuto quella bellissima notifica sul proprio cellulare. Come cambia la nostra vita? La nostra vita abitualmente si pensa che cambi attraverso una rivoluzione, attraverso qualcosa di incredibile, ma ciò che cambia realmente noi e il nostro futuro sono le piccole azioni che compiamo quotidianamente. Ciò che facciamo ogni giorno ci porta ad avere dei grandi risultati nel futuro. Questo è quello che dobbiamo fare se vogliamo migliorare. Quindi queste piccole azioni di andare a
controllare le spese, come spendiamo ed organizzarle, una volta al mese metterci lì e cercare di capire come spendiamo e cercare di ribilanciare le nostre spese, è un piccolo passo che però ci aiuta ad avere quella qualità nella vita che ci cambia totalmente il nostro rapporto con noi stessi e anche con gli altri, perché noi siamo molto più sereni. E questo è grazie alla magia della ripetizione, ma anche alla magia dell'interesse composto, cioè che l'investimento all'interno aumentato e lasciato lì per tantissimi anni, attraverso questo interesse composto possiamo raggiungere delle cifre molto interessanti. Io avevo fatto un calcolo basico, perché molto spesso sento dire alle persone ma io non investo perché ho pochi soldi. No ragazzi, perché si può comprare un fondo con 100 euro, un ETF con 100 euro e andare mensilmente ad inserirci dei soldi all'interno, mensilmente. Io ho fatto un breve calcolo. Prendete un ETF dell'S&P 500, sapete lo Standard Poor's, l'indice americano delle 500 aziende più capitalizzate, andate a comprarne 100 euro, ci mettete 400 euro al mese, questo per 10 anni, e a voi sembra tantissimo, dite sì, però io devo investire 10 anni. Sì, ma ragazzi, voi non me ne accorgete perché 10 anni volano, perché quei soldi lì voi non li dovrete mai andare a prendere, perché quei soldi lì sono un saving, sono qualcosa che voi non utilizzate, perché le vostre spese le controllate attraverso quel controllo e gestione che abbiamo visto precedentemente. Quindi quello è un saving che vi servirà per il futuro, per poi mandare all'università i vostri figli, per comprarvi, non lo so, una casa e metterla a rendita, per fare qualsiasi cosa, un matrimonio, qualsiasi cosa che voi vogliate. In 10 anni, se voi investite 100 euro e poi mettete 400 euro al mese, quindi mettete 4.000 euro, 5.000 euro l'anno, voi vi ritrovate dopo 10 anni più di 130.000 euro, ok? Avendone investiti poco più di 50.000. Cioè questo per farvi rendere conto di come l'interesse composto e di come lasciare i soldi anche solo 10 anni e di risparmiare sia fondamentale. Ok? Quindi una semplice routine può cambiare totalmente la nostra vita, la nostra qualità, ma anche la nostra mente, perché è fondamentale, cioè solamente cambiando, creando una routine quotidiana, noi riusciamo ad avere questa libertà finanziaria e questa qualità che noi desideriamo. Ok ragazzi, io spero di essere stato abbastanza chiaro. Se questo video vi è piaciuto sostenetelo, ma soprattutto parlatene con gli amici, ma commentate all'interno e fatemi domande o chiedetemi dei video che vorreste vedere in futuro. Iscrivetevi al canale, spero di rivedervi qua e andate a vedere i nostri video, ok? Grazie di tutto, a presto, ciao ragazzi!